Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi dentro una storia che sembra scritta dal destino. Una di quelle trame che uniscono passato e presente, arte e realtà, emozioni e rimpianti. E al centro di tutto questo, ci sono due nomi che per molti sono già leggenda, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Kara Sevda, dove tutto è cominciato. Chi ha seguito la serie Kara Sevda sa bene di cosa sto parlando. Non era solo una storia d'amore televisiva. Era una tempesta emotiva, raccontata attraverso due personaggi che sembravano vivere davvero ciò che interpretavano. Burak e Neslihan, nei ruoli di Kemal e Nihan, hanno toccato milioni di cuori. La loro recitazione non sembrava recitazione. I loro sguardi, i loro silenzi, le loro lacrime, tutto sembrava provenire da un luogo profondo. E forse era proprio così. Ma quando le luci del set si sono spente, qualcosa si è rotto. Non tra i personaggi. Tra le persone. Dopo la fine, silenzio e distanza. Dopo la chiusura della serie, Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme. Anzi, si dice che non si siano più rivolti la parola per anni. Secondo voci interne alla produzione, sul set c'erano state tensioni non da poco. Differenze di approccio, incomprensioni artistiche, ma anche questioni personali che avevano reso la convivenza professionale difficile. Entrambi hanno evitato il confronto diretto per molto tempo. Hanno scelto strade diverse, progetti diversi, e si sono chiusi nel proprio silenzio. Eppure, il pubblico non ha mai smesso di sperare. Ogni intervista in cui uno dei due veniva nominato scatenava teorie, commenti, speculazioni. E poi, inaspettatamente, un nuovo progetto. La svolta è arrivata quando i loro nomi sono ricomparsi insieme, stavolta non in una foto di repertorio, ma in una nuova produzione, una serie dal titolo provvisorio Confrontation. Una parola, confronto, che ha già in sé il peso della storia. Il peso di ciò che è stato e che ora ritorna. Le riprese cominceranno a settembre, ma i primi incontri tra Burak e Neslihan sono già avvenuti. E non si tratta solo di una lettura copione. Gli incontri riservati, e l'atmosfera inaspettata. Secondo fonti vicine agli attori, il primo incontro è avvenuto in casa di uno degli amici comuni. Un ambiente protetto, lontano dagli occhi indiscreti, dove i due hanno potuto parlare senza filtri. Non solo di sceneggiatura, ma anche di ciò che è rimasto in sospeso. Chi era presente racconta che, inizialmente, l'atmosfera era tesa. I sorrisi forzati, le parole misurate, il timore reciproco di ferirsi ancora. Ma poi, qualcosa si è sciolto. Forse grazie al tempo passato. Forse perché entrambi, nel frattempo, sono cresciuti, cambiati, maturati. Amicizia ritrovata, non amore. Molti fan sperano in un ritorno sentimentale tra i due. Ma chi li conosce assicura, non si tratta di amore, ma di comprensione. È un'energia diversa, più calma, più consapevole. È il desiderio di chiudere il cerchio in modo sano, di lavorare di nuovo insieme partendo da una base nuova. Le conversazioni tra loro si stanno facendo più frequenti. Parlano del copione, certo, ma anche di esperienze, di vita, di tutto quello che nel tempo avevano smesso di condividere. Sul set, rispetto e complicità. Il clima sul set è descritto come sorprendentemente armonioso. Nessuna tensione, nessun attrito. Solo due professionisti che si rispettano e due esseri umani che si ascoltano davvero. Burak, secondo alcuni membri della troupe, si mostra attento, pacato, quasi protettivo nei confronti di Neslihan. Lei, dal canto suo, è più sorridente, più serena, più presente rispetto ad altri lavori recenti. Le scene tra loro, dicono, hanno di nuovo quella magia. Non è nostalgia. È connessione vera. Il pubblico li guarda, e spera. I fan non stanno nella pelle. I forum online sono pieni di commenti, ricordi, meme, analisi. Ogni nuova foto viene letta come un indizio. Ogni sorriso, come una promessa. Li volevamo insieme da anni. Ora che sono tornati, è come se qualcosa si fosse ricomposto anche dentro di noi.
Questo è il tono della conversazione. Perché, diciamolo chiaramente, alcune coppie artistiche lasciano un segno che va oltre la fiction. E Burak e Neslihan sono una di queste. Una seconda possibilità, ma diversa. Non è una favola d'amore, almeno non nel senso classico. È qualcosa di più sottile. È il tentativo di trasformare un legame ferito in qualcosa di nuovo, senza negare il passato, ma senza esserne prigionieri. E questa è forse la parte più bella di tutta la storia. Perché dimostra che si può cadere, ferirsi, separarsi. Ma anche ritrovarsi. In modo diverso, più profondo, più reale. Verso il futuro, insieme, ma liberi. La serie Confrontation è solo l'inizio. Ma l'energia che si è creata tra Burak e Neslihan va oltre le scene. Chissà se li rivedremo in altre produzioni. Chissà se, un giorno, parleranno apertamente di ciò che è successo tra loro. O se, come accade spesso nelle storie più vere, lasceranno che a parlare siano gli sguardi, i gesti, i silenzi. In conclusione, questa storia ci insegna molto più di quanto sembri. Ci parla di riconciliazione, di rispetto, di quelle relazioni che, anche se non perfette, lasciano un'impronta eterna. Burak e Neslihan sono tornati. Non come coppia, ma come anime affini che hanno ancora qualcosa da dire, da creare, da condividere. E questo, forse, è il lieto fine più bello che potevamo immaginare. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se anche voi sentite che questa storia vi ha toccato da vicino, lasciate un commento. E iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti. A presto, con nuove emozioni da vivere insieme.